chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Andiamo a vedere il cadavere. Ecco la buonanima. La buonanima. E il motore? Allora, il motore sta qua, giustamente, cioè da rifare. Tutto avanti. Sì, Però è completo. sì, ci manca il carburatore, ci manca. Quindi c'è tutto a terra qua. Sì, più o meno tutta la roba sta qua, di carrozzeria, manca forse qualche cavolata, ma più o meno ci sta tutto. Ok, i cerchi da 13, quelli suoi originali? Sì, uno sta montato sotto dalla parte di là, questo internamente. Vabbè. Era nera? Ma io penso che sta macchina era bianca, Bianca. sì. Poi l'hanno fatta nera, perché diciamo il vano motore ho trovato diciamo la vernice che comunque sotto è bianca. Ok. Ma noi la rifaremo nera perché è È fighissima. nera. 5 GT turbo nero. Spettacolo. Ah beh. Sì, probabilmente era bianca. Sì, io penso di sì. Cioè, oddio, pure bianca è bella in realtà. Vabbè, Però- nero c'ha il suo fascino. Però nera. Quanti anni so che sta ridotta così questa? Da quello che so, penso nel lontano 2010-2011. Io, quando l'ho presa io, stava già così. L'unica differenza è che gli ho sceso il motore per cercare di iniziare a capire un attimino che cosa doveva essere fatto e poi niente. E mo ci siamo fermati. E sono arrivato io. Sì, Ok, quindi ci abbiamo targhe chieti. sì, Paraurti Nikon ci sono. sì, sì, Fari. C'è pure gli anteriori? Sì. sì. Anteriori e posteriori. I pannelli delle porte mancano internamente, Ok. 2 pannelli. I passaruota ci sono. La calandra c'è. Quindi pannelli porta, vabbè. Cofano ci sta, Cofano ci sta. cioè dietro. Ah, eccolo. Vabbè, dai. C'è un po' di roba. Si trovano le guarnizioni di queste macchine? Si dovrebbero trovare. Penso di sì. Tanto le guarnizioni sono identiche alla normale. Sì. Penso, no? Anche perché le sue ci stanno, ma sono rovinate, ci stanno là, ma non è il caso. Non mi sembra male. Ruggine non... No, c'ha solo qua sotto, c'è una macchietta ok, qua, c'è un buchino, però solo là. Ok. Apparentemente si vede là, bomba ciaccata di lamiera, ma... Qua sì, l'hanno masticata un po'. Sì, vabbè, quelle tagliavano per mettere i distanziali, le ruote forse un po' più larghe, Ah, li l'hanno proprio toccavano, aperta quindi questa. sì. Guarda qua che Infatti è la- aperto completamente. Sì. Beh, Vabbè, è ripristinabile, dai. sì, sì. No, ma se mi rimane un po' più larga dentro non è neanche... Ancora meglio. Non mi dispiace. Non mi dispiace. Che te ne pare? C'è tanto da fare. Al di là della carrozzeria, pure di... Sì, per ricostruirla tutta... Ce n'è. L'ho vista, fammela vedere su. Ma l'hai rifatta tu o l'hai comprata così? No, l'abbiamo rifatta noi. Ah, ok, è nuova. Ma questo non ci stava, diciamo che non ci C'era stava rimasto niente. No, immagino. diciamo più o meno disastrato come la Renault 5. Beh, sempre bella. Beh, allora apriamo, eh. Ve lo siete rimontato voi questo? Sì, sì. Io e il mio amico. Aspirazione fatta, però tutto originale. Sì, solo la pressione del turbo sta un pochettino aumentata, ma niente di più. Beh, mi sembra un bel lavoretto. Ma sta macchina che faceva? Cioè, cazzate. Cazzate che si Ok. facevano a quei tempi, che vedi pure la parte di sotto, guarda, l'hanno acciaccato il bordo qua sotto. È tutto ribattuto. Sì. Cioè, evidentemente- No, montava i cerchi giganteschi sta macchina. Molto sì. probabile sì. Che Allora vedi sì, pure la mettiamo parte davanti dove andava a toccare, cioè le lamiere venivano diciamo tagliate, eliminate. Che è molto probabile comunque, cioè con cerchi e gomme più Sì. grandi, quindi toccava. Anche perché se l'hanno fermata al 2010,
Penso Pure di prima. sì, ma forse anche prima. Si è beccata l'epoca Fast and Furious in pieno, poraccia. sì. Sicuro. E di sedili e queste cose qua? Allora, i sedili ce li ho sopra. Ci stanno Sì. comunque. Ok. Vabbè, gli anteriori Beh, magari... so da rifare. Gli anteriori magari li facciamo sportivi, però dietro... No, dietro ci sono. Ok. Un po' mangiucchiato da qualche topolino, ma comunque. Che rogna. Quanto ci mettiamo secondo te a farla di carrozzeria? 2 mesi. Un mese. Dipende dalle scadenze. Ah, un mese suona già meglio di 2 mesi, questo 2 è mesi. sicuro. Un mese. Un mese. Va bene. Quindi quando la vuoi iniziare questa qua? Dimmi tu. Subito. Domani, oggi, domani. subito. Certo. Va bene, ci proviamo. Beh Marzio, facciamoci sto prosecco. Va. Va benissimo. Vabbè, anni 90 sta macchina, cioè, era tutto. Diciamo, cioè, sai, ragazzini da 18 anni. Salute. Alla 5. Alla 5. Che ti devo dire? Era un sogno per questi ragazzini di 18 anni. Mo sì. E averne una era un grosso traguardo. La Renault 5 mi piace perché? Perché forse è stato un sogno di tutti i ragazzi, il mio in particolare perché non avevo neanche 18 anni e ho comprato sta Renault 5. Ma non è che mi piace la Renault 5, a me piace tutte le macchine, quindi figurati. Quella perché forse è stata la mia prima macchina, cioè il sogno da ragazzino, cioè da ragazzi, anni 90, cioè le prime macchine turbo, sta famosa bara, cioè nel senso come la definivano, che ti devo dire, è stato un sogno. Benvenuti a bordo. Ah, casa. Fammi sensore di parcheggio. La Delta è stato un altro mio sogno da ragazzino, dove non si poteva arrivare purtroppo e non ce l'ho fatta. Negli anni ho sempre avuto questo desiderio di sta Delta e fino a qualche anno fa ci sono riuscito a comprarla. Originale dici? Sì. La centralina, però non penso che la centralina possa fare... Fa. Comprarla in situazione che non era, diciamo, marciante, l'abbiamo riparata e rimessa su strada, l'abbiamo rimessa in vita. Vabbè, aspirazione, scarico, se c'è un po' di mappa e pressione del turbo alzata, quello è. Quindi quello è, ci sì. sta. Questi sono i cavalli, sì. Come è giusto che sia. Ci sta allora. Sì. Il carrozziere l'ho incominciato a fare per, forse per passione delle auto. Siccome a scuola sono stato un asino, mamma e papà mi volevano mandare per forza a scuola, io non volevo andare e quindi ho deciso di intraprendere questo mestiere. Quindi nel 90 ho iniziato a lavorare e forse questa passione è maturata nel corso degli anni. La soddisfazione più grossa è comunque di rimettere le macchine in vita, cioè prendere le macchine che non camminano, non sono più buone, ma comunque riportarle in vita. Mi piace fare queste macchine, cioè queste macchine vecchie, guadagnando forse non di meno, però più o meno perché c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, però a me piace perché c'è soddisfazione. Ma siete impazziti comunque qua praticamente. Sta trasmissione sta diventando... un po' stai a fare concorrenza a crack. Sta diventando un po' sì, un po'... Nel 2005 mi sono aperto una carrozzeria di mia proprietà e niente, e oggi siamo qua. Con Davide è stato, diciamo, un punto di traguardo per cercare di sponsorizzare un pochettino forse il nostro lavoro. Sai, forse è un sogno di tutti conoscere Davide. Sai, abbiamo insistito un attimino perché ci è voluto un tantino per riuscire a contattare Davide, però poi alla fine ci siamo riusciti e stiamo cercando di creare una situazione insieme, cioè di rimettere in vita sta Renault 5. Azzete un po'? Azzete? Sì. Il primo approccio con Marzio mi ricordo benissimo, parcheggio la macchina e vedo arrivare una Delta integrale 16 che era, anche per me era un sogno, lo è tuttora. E ho visto arrivare, abbagliato un po'
da questa macchina. Ho conosciuto, diciamo, prima Marzio e poi la figlia che è la mia ragazza praticamente. Da lì, insomma, non facevo questo tipo di lavoro, però la mia più grande passione è stata sempre quella dell'automobilismo, la meccanica in generale, e all'epoca, quando non avevo la patente, non avevo la macchina, comunque mi divertivo simulando con videogiochi, strutture per simulazioni di guida. I video di Davide su YouTube, perché lo seguivo sul canale, che poi insieme ad un amico giocavamo online con gli stessi mezzi che poi vedevamo provati da Davide. Sono entrato a lavorare in carrozzeria, cosa che non avrei mai pensato, che lo vedevo anche sempre una cosa troppo grande per me, e adesso sto imparando, grazie a Marzio, insomma, a muovermi in questo campo. Spingendo poi Marzio, vedendo come lavorava, vedendo che c'era potenziale nell'officina, ho spinto tanto anche tramite terzi per arrivare a contattare Davide. Fortunatamente ci ha risposto, sembrava impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Essendo che l'ho sempre visto come una persona molto lontana, lontanissima, inarrivabile, mi ricordo benissimo proprio il giorno in cui siamo andati lì a Roll Bar per incontrarlo e parlare di questo progetto. Mi ricordo che è arrivato con l'Elta, c'è quell'immagine impressa nella mente, perché l'ho sempre e solo visto sui social, insomma, su YouTube, eccetera, come il dio per me, essendo che ho questa passione innata per i motori, quindi tutto questo mi sembra ancora un po' surreale. Ecco, bravo, questo è parlare. Dai, te lo faccio conoscere. Muovete, muovete. Tirlo freno a mano, tirlo freno. Guardi, ogni prima tu che no. Dai, vabbè, dai, sta un trattore. A Luca Pannone, dai, muovete, accelera. Ciao. Facciamo le camminate. Come sta le mani tue? Sì, sì. Dai. Commenta. Commenta. Dai piano, senza condizioni. La mia prima esperienza con una Renault 5 GT Turbo fu quando Drive Experience era appena nato e organizzammo una prova con delle Megane RS moderne, 3. Ok, tutte pronte? E una Renault 5 GT Turbo che aveva giusti i 200 cavalli che vorrei dalla mia. La preparazione di quella lì era a carburatore e l'ho usata per un giorno intero e mi ricordo le varie difficoltà che ebbi a gestirla, soprattutto per il fatto che non ero ancora abituato con quelle macchine, le cosiddette bare con le ruote. Ma ricordo bene la sensazione che mi diede salire in montagna con quella macchina e in un trasferimento dove c'era il traffico normale di una domenica in montagna incontrai due ragazzi con due Monster 1000, due Ducati, e sportivamente ci ingarellammo per qualche curva. Tra l'altro quella Renault 5 aveva il passo allungato, quindi l'anteriore era più lungo, aveva una stabilità diversa dalle altre Renault 5. E mi ricordo questi due ragazzi di cui uno si dovette fermare dopo una curva e riprendere fiato perché diede una sbacchettata assurda con questa Ducati Monster per stare dietro alla Renault 5 e mi sono reso conto del potenziale di queste macchine, che hanno tantissimo cuore, tantissimo motore, ma spesso mancano di un assetto adeguato, anche perché la maggior parte di quelli che fanno queste elaborazioni trascurano la parte di sospensioni che invece è la mia preferita. Quindi la nomea di bare con le ruote, sia per il fatto che all'epoca i materiali, le gomme e tutte queste componenti erano molto meno di qualità,
sia per il fatto che chi elaborava queste macchine si curava molto più del motore che del resto, e da lì è nato questo nome, questo soprannome di queste macchine. Sulla mia io vorrei invece dare un po' più importanza anche alle sospensioni, ai freni, al telaio, a queste varie migliorie che serviranno a renderla anche una macchina utilizzabile e sicura nei limiti della sicurezza che può avere una Renault 5 GT Turbo. Gli anni 90, diciamo, sono stati anni che io purtroppo non ho vissuto appieno con la patente in mano e con una macchina di quei tempi. Essendo che la mia passione è nata molto prima della patente, comunque io a quei tempi, quando mi giravo intorno, comunque sentivo qualcuno che già l'aveva, vedevo che una cosa inarrivabile per me, cioè vedevo che giravano a quei tempi quelle auto, ma che io ne ero, cioè, comunque molto lontano anche a livello come età, e mi sono legato più a quei tipi di mezzi che ai mezzi attuali, che comunque anche per gusto personale, secondo me, non sono come quelli di una volta. Peggio di così non si può. La GT Turbo, diciamo, insieme alle auto dell'epoca era una delle piccole trazioni anteriori turbo che insieme ad altre mi facevano impazzire. Ovviamente inarrivabili, perché quando poi ho preso la patente eccetera comunque non avevo né disponibilità né modo di trovarne, perché già erano molto rare, insomma. Di conseguenza anche questo poi ha influito a spingermi a lavorare in carrozzeria, perché sapendo che potevo starci un pochettino più a contatto, già questo sarebbe stato un grande traguardo per me. Finiamo a pulire questa parte qua e riaddrizziamo un pochettino qua, perché questo quando lo stucco stiamo cercando di riportarlo in vita. Passaruote allargate con le ruote più grosse, diciamo, che si usavano all'epoca, motore un po' più spinto del normale. Cerchiamo di fare una bella cosa. Cerchiamo di mantenere il più originale possibile sulla carrozzeria, di motore no. Una volta che c'è qualche cavallo in più, diciamo, dà soddisfazione, anche se devo dire che dava soddisfazione anche con i suoi cavalli originali. Poi gira così. Preferibilmente non farsi 50 agenziane prima di fare questo. Ecco, possibilmente sì. Vai. C'è troppa fiducia in me. Mo da qua, Gira. Prendi così. qua. Esatto, bravo. Così, Vai, vai, vai. Poi pulisci No. la spatola. così. Bravo. E mo? Mo gira. Mamma mia. Ma ti pare che posso imparare una cosa del genere così? Vai, fai così. Potevi fare anche Devi tu, cercare sempre. No, quello è quello tuo che stava sotto. Devi cercare sempre di portarti lo stucco Sì, qua. sì, ma a a vederlo direzione fa tua. è semplicissimo. Sì, sì, a vederlo fa è facile.
Questo progetto è nato 3 anni fa. Da questa grande passione che ho per le macchine e per i motori ho iniziato da solo sotto casa, ho costruito una piccola officina e dove lì ho cominciato a fare questo lavoro. Circa 10 anni fa ho conosciuto Ciro, mio grandissimo amico, lui faceva tutt'altro lavoro. La nostra amicizia con Marco parte all'incirca una decina d'anni fa, facevo completamente un altro lavoro, Marco aveva sotto casa un'officina meccanica, ha sempre fatto elaborazioni e riparazioni. Quando tornava mi veniva a trovare nella mia officina e si è appassionato anche lui. Circa 3 anni fa abbiamo iniziato questo progetto. Questa grande amicizia ha fatto sì un giorno di decidere di accorparci nel creare un'attività e un progetto insieme, e quindi è nato Chiola Motorsport e Nazzari Ricambi, che è un'attività che si divide prevalentemente nell'officina meccanica, quindi sia riparazione che manutenzione veicoli, elaborazione degli autoveicoli, quindi motori, cambi, realizzazione di parti meccaniche speciali e i ricambi auto, sia ricambi auto normali che ricambi auto sportivi. Con tanti sacrifici siamo riusciti a crearci questo sogno. Siamo 2 soci che abbiamo la passione dei motori e la benzina che ci scorre nel sangue, e in meno di un anno siamo riusciti ad ottenere grandissimi risultati sia a livello lavorativo con i privati che ad avere anche Davide Cironi all'interno della nostra struttura. Quando si è trattato di decidere a chi far fare questo motore, uno dei ricordi che mi è venuto in mente più velocemente è stato ad uno dei nostri ultimi raduni, il Drive Experience Day 2018-19. C'era questo ragazzo abruzzese con una 1 turbo nera che ha dato spettacolo perché era una delle macchine più cattive. Quel giorno è stato un disastro. Raduno spettacolare. Bellissimo, ci siamo divertiti da morire e lì ho conosciuto Davide. E tutto il pubblico era impazzito per le fiammate e le sgommate di questa 1 turbo, che c'è poco da fare. Sono passati 30 anni, ma quando la gente vede una 1 turbo o una Renault 5 che fa fiammate e sgomma, impazzisce. La 1 turbo è la macchina dei miei sogni, diciamo. È una macchina che porto nel cuore, è una macchina che la prima che ho comprata, questa qui nera mia, ci ho lavorato tantissimo, principalmente mi conoscono proprio per questa macchina, soprannominata Arma Letale, ormai lo conoscono praticamente tutti. È la mia macchina, diciamo, stradale che uso tutti i giorni, motore, diciamo, studiato per l'uso stradale, il motore che più ho perfezionato per quanto riguarda affidabilità e prestazione. Mi ricordavo il nome di questo ragazzo, mi ricordavo che c'era anche rimasto male perché non ero riuscito ad accontentarlo quando mi ha chiesto di provare la sua 1 turbo, che avrei provato anche volentieri ma non avevo tempo di farlo. Ho collegato queste cose, ho fatto 2+2 e ho provato a contattarli. Ho parlato con Ciro, che mi ha detto subito di sì. Un colpo di fulmine, come possiamo dire. Ci siamo subito trovati, abbiamo parlato lo stesso linguaggio, abbiamo trovato in Davide un vero appassionato di auto, una persona che sa meticolosamente cosa vuole. Mi è piaciuta molto l'espressione di Davide quando è entrato dentro la nostra struttura. Qui ci sono auto che vanno dagli anni 70 agli anni 90, che sono principalmente gli anni d'oro delle barre con le ruote. E mi è piaciuto rivedere un'espressione di fierezza, di contentezza, di orgoglio. È stata un'espressione che ci ha rincuorato e rafforzato ancora di più il desiderio di fare le cose e di farle bene. In questo abbiamo deciso di realizzare questo progetto del Renault 5 e ha deciso di fare una sorpresa a Marco. Il mio socio non era a conoscenza, quindi c'è stata questa sorpresa. Ti piace? Mi piacerà. Quindi non gli ha detto che noi avremmo portato qui questa macchina. Il giorno che
Il giorno che abbiamo portato il motore qui con Marzio, Marco non sapeva che sarei entrato io nella sua officina, tra l'altro alle 7 di sera, con questo motore messo su una carriola. E vedevo questo ragazzo che mi guardava un po' così, un po' stralunato. Ho detto sarà stanco, avrà lavorato tanto. E invece ho scoperto dopo che lui non sapeva che io sarei piovuto nella sua officina a quell'ora. Perché il giorno stesso... Ovviamente io, non sapendo nulla, sono rimasto un pochino imbarazzato e sinceramente, se devo dire la verità, non avevo capito neanche che era Davide Cironi. Pensavo che era un lavoro che magari si era messo d'accordo con Ciro e doveva portare questo motore, magari a me non me ne aveva parlato Ciro. Ho provato a chiamare Ciro tantissime volte, ma non mi rispondeva al telefono. E alla fine Marzio, che conosce Marco, l'ha chiamato e gli ha detto guarda che Ciro non ci risponde, noi ti dobbiamo portare il motore. C'era Marco in officina, quindi noi siamo venuti qui tranquilli, sapendo che il progetto era già avviato, quindi tutti erano al corrente di quello che dovevamo fare con questa Renault 5, invece Marco no, perché Ciro gli stava facendo una sorpresa. Il problema è che Ciro in quel giorno è stato purtroppo ricoverato in ospedale, quindi non poteva esserci, non poteva rispondere al telefono. Quindi mi sono ritrovato Marzio con la macchina, il carrello e il motore e Davide Cironi. Il motore a te. Ovviamente per me è stata una sensazione bellissima, mi ha fatto molto piacere, comunque sono rimasto a bocca aperta perché non riuscivo a capire, perché ovviamente Ciro voleva farmi questa sorpresa e mi aveva accennato, Marco vedi che a breve dovrebbe venire una persona molto importante e dobbiamo fare una cosa insieme. Ho detto ma sì, ma dimmi che cos'è, non mi tenere sulle spine insomma, e lui mi ha detto no, non te lo voglio dire. Lo vedrai tu stesso. Purtroppo Ciro è andato in ospedale, è stato ricoverato, attualmente è ricoverato. Quando mi sono venuti a portare questo motore ho ricollegato il fatto che Ciro mi disse che ci stava questa cosa in porto e ho ricollegato insomma. Quindi il nostro primo incontro ufficiale di me e Marco è stato con Marco all'oscuro di tutto, non sapeva ancora nulla, si è ritrovato me e dopo che l'ultima volta che avevamo parlato era stato per la prova della 1 Turbo, anni prima. Invece questa rossa è del mio socio Ciro Nazzari, che stiamo restaurando tutta, sia di carrozzeria che di meccanica, che di elettronica, è in lavorazione ancora non è pronta questa. Speriamo che lui riuscirà a godersi questa macchina, glielo auguro. È un progetto nostro, del territorio. Questa è la cosa più bella, che la macchina è in Abruzzo, è targato Chieti, carrozziere Marzio, un mio carissimo amico, io sono il meccanico, Davide è anche abruzzese e quindi questa cosa mi fa molto piacere di riuscire a fare un progetto insieme a lui, tutto nostro. Il giorno dopo che mi hanno portato questo motore mi sono subito mosso per iniziarlo a smontare e vedere le condizioni generali del motore, cosa si poteva recuperare e cosa non si poteva recuperare. Purtroppo nello smontaggio del motore ho trovato un motore praticamente da buttare. A vederlo così già è abbastanza disperato, però spiegami il perché è disperato. Il motore è un disastro. Praticamente il motore ha avuto un problema di lubrificazione molto evidente, possiamo vederlo già dalle bronzine. Sì. In pratica quasi non esistevano più. Prendendo ovviamente questo gioco dovuto alla mancanza di materiale delle bronzine, si può vedere che il pistone ha urtato praticamente sulla camera di scoppio. Questo è un motore che ormai è praticamente da buttare, anche perché le bronzine, assottigliandosi in questo modo, si sono messe praticamente a girare dentro l'alloggiamento sia dei cappellotti di biella che di banco. Quindi automaticamente le bielle sono da buttare. L'albero motore non è storto, però sarebbe da rettificare, cosa che io non faccio mai, perché andando a rettificare l'albero motore comunque vai a indebolirlo, specie sui colli di biella. Quindi preferisco partire con un altro motore. Di quel motore lì si può riutilizzare solamente la componentistica esterna al motore e la testata. Per il resto purtroppo è tutto da buttare, anche perché
il motore, diciamo, del Renault 5 non ha neanche le boccole per l'albero a camme, quindi ovviamente si è proprio consumato l'alloggiamento. Perfetto. Disastro. È tutto, sì, è un disastro. Pensavo di recuperare almeno la testa, però diciamo è quasi marcia anche all'interno dei condotti dell'acqua, quindi preferirei partire con un altro motore e fare un lavoro come si deve. Allora, una volta che prendiamo un altro motore, ovviamente verrà aperto, verrà rifatto totalmente da zero. Le aspettative sono quelle di avere un motore da circa 200 cavalli, poi come abbiamo detto dobbiamo fare un motore che, come hai detto già tu, studiato per fare 300 cavalli, ma ne faremo 200. Sì. Quindi un motore che non conta tanto i cavalli, come ho già detto in precedenza, ma che comunque li eroga a dovere. Dobbiamo cercare di fare un motore copioso sia in basso, ma che comunque tiene anche un buon range di utilizzo anche agli alti per quello che si può. Albero motore dobbiamo metterlo ovviamente nuovo, il monoblocco dobbiamo andare su un monoblocco che comunque sia recuperabile, perché questi motori qui purtroppo soffrono molto di monoblocco in quanto si imbarcano, si tende a imbarcare. Ma questo non è tanto un problema perché comunque si può rimettere in sesto, si rifà la barenatura e il motore torna, diciamo, perfetto. Per quanto riguarda il motore, ovviamente verrà elaborato, verrà sostituito tutte le parti interne del motore con ricambi racing, come il turbocompressore che verrà scelto in base alla tipologia di utilizzo che ne deve fare Davide. Purtroppo questo è un motore che, oltre ad aver avuto un problema di lubrificazione, è anche un motore che è stato tenuto senza lubrificazione per parecchio tempo, perché se aveva un problema di lubrificazione un attimo magari si fermavano, si poteva recuperare altra roba, però in queste condizioni ovviamente è quasi tutto da buttare, ecco, a parte il volano che poi alla fine Era il meno. era il meno La spesa minore. la spesa minore, il resto purtroppo è tutto da sostituire. Poi pistoni, ovviamente metteremo pistoni stampati, bielle in acciaio H rovesciate, albero a camme su specifico ovviamente, fatte secondo uno schema ovviamente di progettazione del motore. E un'altra cosa molto importante è quella della trasformazione da carburatore, che la Renault 5 GT Turbo nasce con un carburatore Solex soffiato. Trasformeremo questo motore in iniezione elettronica, lo trasformeremo da carburatore, che è un po' un peccato, però io sono un po' allergico. Sei allergico, come l'hai detto. Lo trasformeremo in iniezione elettronica proprio per fare una macchina affidabile, preciso nell'erogazione, cercare di fare un gioiellino Utilizzabile. utilizzabile. I carburatori ce n'ho tanti già. Quindi... Carburatori tu ce n'hai tanti, sì, infatti adesso lo facciamo Cioè, se una mattina mi sveglio un po' più tranquillo di quello che succederà, non è che mi dispiace, per una volta. Esatto. A carburatore ovviamente se ci perdi tempo lo fai andare anche bene, ma il problema è che comunque anche se ti cambia la pressione atmosferica, ti sposti da una parte all'altra o tra inverno e estate, comunque non puoi più di tanto gestirti gli anticipi, cioè è un motore, diciamo, che è diverso. Iniezione elettronica comunque comandata da una centralina programmabile, è tutta un'altra storia. Dai, e tu hai già qualcuno che ti potrebbe trovare un basamento, una testa? Allora, per quanto riguarda basamento, albero motore, tutte queste cose qui, non c'è nessun tipo di problema, si prende tutto nuovo e si parte con tutta la componentistica nuova, studiata su misura, insomma. Quindi partiamo a fare la lista della spesa. Esatto, partiamo a fare la lista. Dai, bel disastro. Sì. Prima lei. Allora, Eccoci. Marco mi ha fatto vedere il macello che è successo al motore e quindi vorrà dire che dobbiamo comprare una marea di roba e che mi dovrò svenare. Fa Tu parte già del hai- gioco. Eh sì, c'hai già più o meno... Ma allora, sull'ordine di quello che dobbiamo realizzare, pistoni chiaramente nuovi, stampati, rinforzati, pistoni CPS, BL, metteremo delle BLH con bolloneria rinforzata. Automaticamente poi ne consegue di rimettere l'albero motore nuovo, la testata nuova, perché comunque tu consideri che sono testate che hanno 30 anni, turbo il turbo e poi chiaramente e il kit iniezione. il kit iniezione. Purtroppo sono motori figli dei loro anni, quindi se non andiamo su un motore completamente originale come l'ha fatta la fabbrica, allora a quel punto ti posso dare anche ragione,
Ma quando cominciamo a modificare, allora la modifica prevede un'altra scuola di pensiero. A me piace il 5 col carburatore, ne ho provate pure tante preparate, però il discorso è che la mia la vorrei fare più facile da usare, perché ce n'ho già svariate che mi danno pensieri e questa non vorrei che fosse l'ennesima. Guarda, la tua la facciamo più facile e cerchiamo di sfruttare al 100% le prestazioni che ci abbiamo, sia dai materiali che dai pesi dei materiali. Sì. Perché tutto è un discorso poi generale, non è soltanto la cavalleria quello che è importante, anche l'erogazione. Esatto, che sia piena da sotto, da subito, che non ci abbia vuoti, che non ci abbia ritardi. Esatto. Dai, ok, quindi la lista è bella lunga, mi metto l'anima in pace col portafoglio. Mettiti l'anima in pace. Va bene, porto gli ammortizzatori a far rifare da scalenghe. Va benissimo. Ci vediamo presto. presto. Ciao, Quando arrivano i Davide. pezzi mi Grazie. chiamate. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Però c'è la mano spigliata, eh? Cosa stiamo preparando qua? Pappardelle. Facile. Poi purtroppo non ti può sentire il gusto dopo. Questi di fegato, questi hanno paura. Che direbbe Benedetta Parodi di questi? Beh, adesso sto tagliando la bistecca, la sto sezionando, infatti mi sto un po' emozionato. Ecco la patata, Gira. finito d'olio. Cotto, servito e adesso mangiamo. Cazzo. Assaggiate la patata, assaggiate la patata. 2 kg in più pure oggi l'abbiamo messo. Vabbè. Dobbiamo togliere la macchina? Sì. Olio allo Sicili. Tu cameraman, vai, già che stirpi la maglia. No, Sta a morire, oh, metti un po' di vino. Buono. Incendiario. Buono. Devi riprendere la situazione reale. Cioè non ho fatto in tempo a finire questo, non ho fatto in tempo a finire questo e questo ha cacciato questo. e beh, un po' ti Questo che cazzo è atomico questo? Che è sta roba? Richiamo un po' perché sto con le persone importanti. Ma lei chi è? Questo già che... Oh, sto con Davide Cironi. Quello che fa il programma Motor Trend, che fa dal pollame alla pista. Non è come Belen Rodriguez, però è qua. Vedilo subito, dai, però lo devi vedere subito. Amir, tu devi vedere Grande Fratello San Sentino. Sì, ciao. Va a caricare sto motore? Andiamo. Macchine mai viste, macchine assurde, che veramente poche volte una cosa del genere mi capiterà.
bellissimo evento, ci siamo ritrovati tutta una serie di appassionati, tantissimi appassionati, saremo 1 migliaio almeno. Finalmente. Spendiamo tanti soldi e tanti sacrifici per portarle sempre più avanti e tenerle con cura. Uno sballo bellissimo, a puro divertimento. Non correte, non smarmittate. Culo, porca troia, sì, dai. No, vai oro. Io il cerchio bianco lo posso vedere solo sotto la macchina bianca. Poi, oddio, è una questione di gusti, ma io, nero col cerchio dorato, è proprio serial killer. Serial killer, ci dobbiamo scrivere a Retro Penistrino. Vai Marco. Ciao Davide. Ecco i cerchi. Cerchi dorati, serial killer. Questa pesa. Ok. Questi sono tutti i pezzi che mancavano. Ottimo. Ci liberiamo qua. Allora, questo è il traio sotto, Davide. L'abbiamo sabbiato, verniciato e l'abbiamo raddrizzato perché in alcuni punti era abbastanza storto. La scatola dello sterzo è stato aperto, sabbiato, verniciato. Abbiamo cambiato i tiranti, le testine, le cuffie. Abbiamo messo il grasso, quindi l'abbiamo, diciamo, sistemato. I braccetti sono stati anche cambiati tutti e due. La barra stabilizzatrice qua dobbiamo anche montarlo poi alla fine con i relativi supporti nuovi. I supporti anche questi sono stati messi nuovi. Ok. Staffa, tutto bello sistemato, preciso. I mozzi, i fuselli sono stati anche questi restaurati. Ovviamente poi ci andremo a mettere i cuscinetti nuovi e l'impianto frenante nuovo. Giusto. Niente, qua diciamo il lavoro che è stato fatto è questo sul telaio. Questi sono di frapp? Sì, questo è tutto fatto. Ah, ok. Braccetti, testine, tiranti, cuffie, tutto frappa. Perfetto. E poi alla fine verrà fatta la convergenza finale e la messa a punto dell'avantreno. Che poi ce la studiamo bene. Esatto. Vabbè, questo liberiamo, ci mettiamo della roba nuova. Ok, perfetto. Lo poggiamo. Questa è la malfamatissima pompa dell'olio, letteralmente introvabile da mesi e mesi che ci combattiamo, come ben sai. Purtroppo sì. E alla fine... Anche perché sono diversi rispetto all'R5 normale. Ottimo, è lui. Meno male. Niente, alla fine sta macchina non c'ha più un pezzo che non è stato cambiato. No, alla fine no. Tutto nuovo. Ah, pastiglie. E qua pure. Qua pure mi sa che abbiamo un bel po' di cosette fighe. Adesso arriva il bello. Vai. Prego. E qua giustamente le pinze. Belli. Bellissimi, belle pinze. Questa è la vaschetta da là. Prego. La scacco ce l'abbiamo. Senti, non avevamo niente su questa macchina, tutto da capo. Pinza, disco. Occhio e croce con questi. Dovremmo frenare, Poi c'è il pezzo forte. Qua non t'ho aspettato, devo dire la verità. Ieri sera uno sguardo gliel'ho dato. Questi sì. Bellissimi. Spettacolare. Questo andrà proprio a pennello. Macchina nera, cerchi dorati. Macchina da killer. Esatto. Serial killer. Serial killer. Bene. Mentre tu mi devi far vedere una marea di altre cose, mi sa. Eh sì. Io ti devo far vedere tante altre cose belle. Spettacolo. Allora, Davide. Qua c'è il cuore del tuo motore. Mamma mia. Qua c'è tutta la roba, albero motore nuovo, pistoni CPS stampati, BLH rovesciati in acciaio e ovviamente le canne stanno già montate nel monoblocco. Garrett che ci ha mandato FTS.
Questo è il famoso turbo che avevamo scelto, GBC 17250, che è un turbo che va decisamente bene per cilindrate non troppo alte. Ha un attacco T25, la flangia di scarico è il classico 5 fori del GT28, è una turbina subboccole, però è un buon compromesso tra qualità e prezzo e affidabilità. Che tira in basso anche. Esatto, sia in basso comunque anche in alto cerchiamo di farla andare bene con questa gamma che ci ha realizzato Colombe Bariane su specifiche mie. Sì. Abbiamo cercato di studiarlo in base alla testa, ai rapporti di compressione, al turbo. Queste sono le punterie ovviamente nuove, molle sono rinforzate, hanno un precarico adatto alle esigenze nostre, in base anche alla cam ovviamente c'è insomma, la taratura sua giusta. La testa diciamo, è stata completamente lavorata sia nei condotti di scarico che d'aspirazione. Abbiamo fatto una finitura lucida allo scarico, molto meno lucida all'aspirazione, proprio per evitare che l'aria freni, perché purtroppo sull'aspirazione lucida non funziona. Secondo me, poi dopo ognuno alla sua scuola di pensiero. Abbiamo anche ovviamente installato le valvole nuove. La guarnizione testa anch'essa è rinforzata, anelli in appoggio, anelli separati ovviamente. Sì. I bulloni, anche questi, sono rinforzati, abbiamo messo dei 12.9 in acciaio, quindi sono bulloni rinforzati che su questo motore diciamo è molto importante. Coperchio questo è stato diciamo un'opera mia. Abbiamo sabbiato, verniciato, l'abbiamo messa al forno, abbiamo fatto la grinzatura, spero che ti piace. Bellissimo. I bilancieri, anche il gruppo bilancieri è stato aperto, stappato, che comunque c'ha i fori della lubrificazione, messo il grasso, rimontato tutto e quindi è pronto per il montaggio. Bronzina abbiamo messo le ACL, trimetalliche rinforzate, che rispetto all'originale sono superiori anni luce, anche se per il tipo di elaborazione che devi fare tu andavano bene anche gli originali, però abbiamo cercato di studiare un motore, come abbiamo detto dall'inizio, che supporta più cavalli rispetto a quello che noi dobbiamo realizzare, proprio per stare diciamo in affidabilità. Ovviamente il gruppo albero motore è stato prima equilibrato da solo e poi con i vari componenti. Il volano è stato fatto una rettifica, però è stato fatto in modo particolare, come puoi vedere, proprio per avere più grip il disco frizione. L'abbiamo alleggerito e portato al peso specifico che volevamo fare ed è stato poi equilibrato insieme all'albero motore. Perfetto. La frizione abbiamo optato per una Sachs Performance, perché comunque per i cavalli che dobbiamo fare questa frizione va più che bene. Prima di andare su frizione magari in rame, che sono un po' più difficili da portare, anche se uno deve fare cavallerie alte. Collettore anch'esso fatto in acciaio, saldato a TIG, flange T25, credo che vada molto bene. Ovviamente questo verrà bendato, sempre per una questione che si fa sempre, però specie sul Renault 5 che c'è aspirazione e scarica allo stesso lato, quindi la temperatura si innalza molto, quindi riscaldandosi poi si va a perdere diciamo, le prestazioni. Chiaro. Questo è tutto il kit guarnizione motore. Questo qui invece è la zona diciamo, di iniezione elettronica. Quindi tutti i vari sensori, potenziometro farfalla, sensore temperatura acqua-aria, sensore di pressione, bobina statica, quindi andremo a togliere lo spinderogeno, cavi candela, modulo d'accensione, questa è la pompa benzina che ovviamente dobbiamo trasformarlo perché essendo un carburatore quindi dovremmo andare a mettere una pompa specifica per il sistema di iniezione. Questa è la farfalla da 60 mm, qui andrà messo il potenziometro della farfalla, qui il motorino del minimo. Questo sono gli iniettori ovviamente, sono dei Siemens 630 e questo è il collettore di aspirazione per trasformazione ovviamente da carburatore a iniezione elettronica. Questo è di? Candela, Mario Candela. Questo è di fornito Mario Candela. È bello leggero. Saldature fatte bene, comunque anche nel condotto dentro del plenum è fatto veramente bene, quindi un Candela ha l'esperienza che ha, insomma. Allora, qui ci sono tutti i tubi perché la Renault 5 ha una montagna di tubi. Vediamo. Praticamente ne sono forse una trentina. Tutti i tubi siliconici, ovviamente poi si andrà a montare sulla macchina e dobbiamo anche ritrovarli perché molti sono fatti uguali e su questo siamo a posto per quanto riguarda i manicotti. Qui c'è il radiatore maggiorato in alluminio, tolto il sistema di raffreddamento dell'olio perché la Renault 5 c'è all'interno, noi andiamo a mettere un radiatore dell'olio esterno. Questo è l'intercooler che monta nella posizione originale, però è maggiorato e ha praticamente le vaschette in alluminio, quindi non abbiamo problema di rotture
vabbè, la sua coppa dell'olio, qui c'è l'alternatore nuovo, la pompa dell'acqua nuova e questo è il differenziale autobloccante Bacci. Perfetto. Un differenziale che servirà A scaricare. a scaricare. Quindi Vediamo un po'. poi andremo a aprire il cambio, a revisionare il cambio e andremo a montare questo bel differenziale. Sperando di trovarlo il kit revisione, visto che abbiamo capito che è introvabile. Purtroppo sì, ma lo troveremo. E qui c'è la parte dell'assetto che ci ha fatto scalenghe. E anche qua miracolo, perché Anche qui sì. miracolo veramente. Me li ricordo com'erano. Rifatto un assetto fatto veramente bene. Comunque cambiati supporti, tamponi, insomma Sembrano comprati. Esatto. Non lo sono però. Esatto, c'è sia avanti che dietro. Sì. Poi andiamo qui c'è il famoso monoblocco Giustamente. che è stato praticamente aperto, stappato, pulito. Il ripiano del monoblocco l'abbiamo spianato, abbiamo fatto la sporgenza canne. Queste sono le canne in ghisa sferoidale e niente, abbiamo fatto la sporgenza canne, quindi è pronto per essere rimontato. Ottimo. Giriamo. Ovviamente anche i cappellotti sono stati ripuliti, sabbiati, preciso. Abbiamo controllato anche la barenatura del monoblocco, che è una cosa molto importante perché molti non lo controllano, però al centro si tendono a imbarcare, quindi poi va ai problemi sul manovellismo, sulle bronzine e su tutto, diciamo, il gruppo dell'albero motore. Quindi è stato controllato e ripristinato con tolleranze perfette. Benissimo. Non vedo l'ora di vederla finita. Che lo dici? Mira cerchio oro. Killer. Qua mi diverto. È un'arma da guerra, veramente una serial killer.